Siamo alla stazione Tuscolana di Roma, in attesa del regionale per Viterbo, che in circa un'ora e 40 ci porterà alla stazione di Vetralla. Qui siamo alla stazione di Vetralla. Da qui raggiungiamo Blera, che dista circa 10 km, e siamo più o meno a metà strada. E qui nei pressi, al lato della provinciale, c'è una tomba etrusca isolata che adesso cercheremo di visitare. E questa si chiama la tomba Margaret dal nome della nipote del re Gustavo XVI di Svezia, che fu colui che finanziò gli scavi per dissotterrare questa tomba. C'è un lungo corridoio che porta alla tomba, che si chiama Dromos, e qui c'è l'entrata. Ed ecco l'interno della tomba. Le due colonne che vediamo non sono esattamente uguali. Una ha 14 scanalature e l'altra 16. E fanno somigliare questa tomba moltissimo a una tomba che abbiamo visto a Cerveteri, la tomba delle colonne doriche. La tomba è stata datata a un periodo fra il VII e il VI secolo a.C. In verità qui nei pressi c'è anche un'altra tomba chiamata tomba Tumulo del Trono, ma oggi non la visitiamo. Qui siamo a Blera e ora andiamo a vederci la necropoli di Pian del Vescovo. E si fa un sentiero sterrato che mi hanno detto che con 15 minuti di percorrenza arriva fino alla necropoli. Qui il sentiero diventa una tagliata che per me già da sola vale il viaggio. Qui vediamo delle tombe a camera. E qualche tomba si vede anche qui. E questa è bella grandina. E siamo arrivati. E lì intravediamo il Ponte della Rocca del II secolo a.C. e l'età delle tombe decresce dall'alto verso il basso, quindi quelle più in alto sono più antiche e quelle più in basso sono più moderne. Nel piano più basso ci sono 3 tombe a camera, vediamone una. Nel pavimento c'è un solco, diciamo, a spina di pesce. E questa dovrebbe essere la tomba della Sfinge. Le tombe sono collegate tra loro da scalini scavati nel tufo e anche da cunicoli. È una sorta di piccola Cappadocia italiana che data tra il VII e il II secolo a.C. e alcune tombe furono riutilizzate anche in età romana. Diamo un'occhiata anche a una tomba del secondo livello, quindi un pochino più antica. E ora il problema sarà scendere. Il sentiero comunque continua, anche se il grosso direi che lo abbiamo visto. È comunque interessante anche questa parete tufacea così scavata in verticale.
E qui vediamo una parete tufaccia perfettamente lisciata. Ebbene, la nostra visita alla necropoli rupestre di Blera è terminata. Alla prossima, ciao!